Nel video precedente abbiamo messo a confronto il karate Kyokushinkai e le MMA con un dibattito verbale, ma oggi si passa all'azione. Basta parole, ora contano solo i colpi e chi li proverà sulla propria pelle? Io, Erwin, farò da cavia per testare con mano, anzi con tutto il corpo, le differenze tra queste due discipline. Proiezioni, colpi diretti, montanti e low kick. Ogni impatto sarà reale e ogni colpo mi farà capire quanto può essere devastante una tecnica rispetto all'altra. Quindi sì, un abbonamento me lo merito tutto. A guidarci in questa esperienza ci saranno 3 figure fondamentali. Daniele Scatizzi, fighter professionista di MMA nel circuito mondiale PFL, abituato a colpire con velocità e precisione chirurgica. Senpai Luigi, maestro di karate Kyokushinkai, dove il condizionamento e la resistenza al dolore sono una parte essenziale dell'allenamento. I suoi colpi non sono solo tecnici, ma costruiti per essere distruttivi. Ed infine Senpai Bruno, che ci aiuterà a comprendere meglio le differenze tra le due discipline, spiegando i dettagli tecnici dietro ogni colpo e il loro impatto sul corpo umano. Oggi vedremo chi ha i colpi più duri, quale tecnica è più dolorosa e soprattutto quanto riuscirò a resistere. Pronti? Perché io ho qualche dubbio. Esatto. Vicini. Sempre Gli Airwingers. Airwingers. Com'è che l'hai detto? Airwingers. No, aspetta, com'è che l'hai detto l'ultima volta? Gli Averangers. È un po' tra gli Everglade e Power Rangers. Cazzo, mi ha rotto i coglioni. Ragazzi, a grandissima richiesta vi ho portato in un video Daniele Scatizzi direttamente da perché questo saluto? Direttamente da PFL è venuto qua oggi all'Iron Dojo di Paratico, Brescia, porta sempre aperta da Senpai Luigi. Per i nemici, non perché vuole allenarsi. Tutti quelli che vogliono passare possono passare. Solo per chi per i nemici. Dall'altra parte Senpai Luigi, Kyokushinkai. E dall'altra parte Senpai Bruno, che sarà un po' il collante di questo video, perché vogliamo fare un po' di differenze tecniche, no? Specifiche tra colpi MMA, quindi striking, pugilato, kickboxing e Kyokushinkai. Senpai Simona si sta già addormentando, dice minchia quanto dura sta intro. Farei un po' da collante, visto che tu hai una cultura veramente. Sì, e già vedo gente che scrive sotto. No, Bruno è leggendario. Leggendario, un'enciclopedia vivente delle arti marziali e non solo. Perché può parlare. Fermati. Fermiamoci qua. E dopo ci sarà una sfida al Rasta Power, perché il nostro amico ha sfidato Daniele ricordandogli che lui ha girato 13 trench. Perciò oggi Scat ne vuole 14. La vedremo bella. Ce la fa a fare. Già pronto. Ma quello dopo, perché in questo video sarà un confronto non più verbale, perché basta, è finito il tempo delle chiacchiere. Abbiamo chiacchierato prima. Vogliamo vedere un attimino la differenza tra, come detto anche prima, Kyokushinkai, MMA, Mixed Martial Arts, che tra l'altro vuol dire tutto, vuol dire niente. È un insieme di tutto, è un po' un mappazzone di tutte le discipline messe assieme. E Scatizzi prende un 5% di qua, 5% di là, lo somma ed esce fuori l'MMA. Partirei con una cosa che volevo collegarla al video precedente, per chi l'ha visto, la chiacchierata che ci siamo fatti con il Senpai Scatizzi. Cose di lotta. Quindi per quanto riguarda la lotta non è proprio la nostra materia. Momento. Siamo ora, qua. quello che voglio sapere io adesso da te, Senpai, c'è qualche kata comunque? Ci sono dei passaggi nei kata che potrebbero essere delle proiezioni per portare una persona a terra. Sì. Quali sono questi kata? Cioè, sono curioso di vedere poi. In Anzono Go c'è un passaggio che è quello dove giri, perciò una proiezione laterale. C'è una proiezione sulle gambe in gario, perciò tu vai giù e prendi la gamba e la spingi verso l'esterno. Logicamente non è la nostra disciplina portare a terra, noi lavoriamo in piedi per il 99%. Se riusciamo a fare una spazzata, quello sì. Io ora voglio vedere adesso questo kata applicato su di me, quindi per portarmi. Sì, per portarmi. No, questa è la cosa finale. A posto siamo. Ma spoilerà tutto. No, non ora. No, si farà poi più avanti. Se lo vorranno, si farà più avanti.
Così Ma se lo vorranno chi? Gli abbonati? È lo spoiler di Una spoiler puntata. È lo spoiler puntata. Taglierò tanto tutto, bipperò tutto quanto. No, voglio che mi fai qualche proiezione tipica del Karate Kyokushinkai, del kata applicato appunto su persona fisica, in questo caso io che ahimè mi devo mettere di nuovo in gioco a prendere botte. Oggi farò un po' da collante fra loro due insieme al senpai Bruno. L'ho chiamato per questo. Ci dividiamo. Io sarò il congiuntivo. Ci dividiamo le botte. Il congiuntivo tra MMA e Kyokushin. Il congiuntivo. E la lo ripeto rosa. Esattamente. Le parole ti amo. Ti amo. E fatte queste proiezioni voglio poi integrare Scatizzi per farmi dire da Scat è giusto il passaggio, c'è anche nell'MMA, si studia questa cosa. Uno dei passaggi qual è? 1, 2, 3. Questo lo ritrovi in Anzono Go, dove c'è il passaggio che tu arrivi 1, 2, 3. Perciò cosa Fallo vedere piano perché io non l'ho va a capito fare? mentre Perciò 1 blocco questo braccio, 2 salgo di qua, salendo già entro con l'anga e lo giro, tengo il braccio e logicamente vado a colpire la faccia. Un lottatore può fare 10.000 cose, noi da qua poi ci saliamo. Ok. Questa la facciamo anche noi. Ma è simile o No, è una proiezione d'anca che viene pure dal judo, magari. Esatto. Braccio in overhook, noi lo chiamiamo, che è il braccio sopra quando chiudevi il suo sinistro, quest'altro in underhook ed è quest'altro che lavora per poi E giro con l'anga, visto? È una classica, facciamo anche noi nella lotta o anche nel Sono judo. presenti nei kata, nel senso la gente non ha. Nei kata di karate ci sono presenti tecniche di proiezione lotta, perché l'essere umano quando pensa a qualcosa per combattere non è che può schematizzare, metto solo i pugni, metto solo i calci, mette tutto. Certo. Poi ovviamente con l'andare del tempo alcune discipline si specializzano in una cosa. Nel pancrazio greco si poteva picchiare con quasi tutto, nella lotta olimpica si lotta e non si picchia, perché poi col tempo diventano regolamenti, Certo. tutto può, E si sviluppa può, poi esatto. da lì, L'MMA cosa ha fatto? Ha riportato tutto alle origini, perché quella è stata la grandezza dell'MMA, del vale tutto prima, riportare alle origini, di riportare tutto alle origini. Ok. Ma domanda adesso, è presente nel Karate Kyokushinkai questo kata o è nel karate? Allora, io parlo di Kyokushinkai perché non sono un conoscitore di tutti gli stili. Questo passaggio è in Pinanzono Go. Ok. Pinanzono Go c'è questo passaggio che io ho rappresentato in una proiezione, perché il senso più logico è quello, non in un colpo. Che sarebbe Poi, il bunkai, l'interpretazione del kata, giusto? perché siccome c'è quel passaggio dove poi siccome c'è questa girata, allora faccio scusa, il senso qual è? È questo. Poi cambia l'asse, mette l'H, cambia l'asse e si gira. Ovviamente le proiezioni, molte le persone che non conoscono le proiezioni, ma un judoka, uno che pratica stili lottatori, sa che tu non proietti da qui a lì. C'è un movimento circolare per scaricare, un abbassamento del baricentro per scaricare il peso, per poi portarla a terra verso la direzione che tu vai con la testa. E la testa indica la direzione di caduta. Quindi tutte queste cose qua nel kata, se uno lo vede, ci sono. Il problema qual è? Che è un alfabeto che tu devi conoscere, se no non lo leggi. È come io che leggo un libro in russo, leggo in cirillico, non so cosa c'è scritto, vedo delle forme. Devo conoscere le lettere e a quel punto capisco la frase. Il problema dei kata è quello. Ok. Me la fai vedere te Scat? Perché voglio vedere se la sensazione è più o meno la stessa. La stessa tecnica? Sì. Cioè più o meno come la faresti te quella del... Allora io questa qua come l'ha fatta il master la parto già da qui senza Sì, Come la faresti te? faccio più rozze da qua, sono qui in combattimento, underhook, overhook, passa Io ero stato un po' più delicato. fatta apposta Come mi piace ho Scatti. visto che Come io amo Scatti. Se questo è l'andazzo cercherò di farne il mio meglio anch'io dopo. Non mi piace più questo gioco! io stesso per spronare perché io so che in realtà lui si voleva vendicare gli orecchini, i calzini, perché sta disonorando il dolce. Io Domanda! Bellissimo. Ora perché vorrei
cercare di carpire anche le sensazioni magari che c'ho da una parte e dall'altra. Mi è sembrato che nell'ultimo, per quello che mi ricordo, nell'ultima caduta tu piazzavi il ginocchio comunque per tenere bloccato alla fine o no? Sì, quando una volta che ho proiettato sì, perché io poi da là, no, te lo faccio piano giù, perché poi una volta che ti ho proiettato, da qua magari poi posso andare al braccio, posso rimanere qua a spingere per prendere la monta, non lo so. L'idea è che se ti proietto non ti lascio, voglio continuare a lottare, se no me ne rimango in piedi, è inutile che ti proietto e poi... Però pure il maestro poi chiaro, cioè nel senso la finalità il braccio l'ho tenuto. certo. Sì. Cioè tu tieni il controllo, tu quando lanci una persona non è che la lanci la lanci per avere un controllo in uno spazio e in una distanza a te favorevole. Chiaro. Perché si parla del presupposto che se ti proietto non sei caduto da solo, ci ho portato io lì e da lì continuo. Cioè c'è dietro quella che si chiama c'è la tattica di combattimento, la strategia è quello che pensi prima di fare il combattimento e tu ti alleni per la strategia. Chiaro. Poi quando c'è di fronte l'avversario, essendo discipline sia il karate a contatto pieno, tutte quelle a contatto pieno, sia l'MMA sono discipline di contesto, a quel punto ti devi adattare a quello che c'è e lì diventa la tattica che ti devi adattare. Quelli bravi si adattano subito in 2 secondi, quelli mosci magari che non riescono a capirla ci mettono 4 riprese e vanno capo. Tagliata veloce Detta come deve essere. È così, no? no, che la verità. Ci sono senpai altri kata invece per quanto riguarda le proiezioni o quant'altro? Devi calcolare, ci sono anche dei passaggi sulle anche, ad esempio quando questo io lo identifico sempre in un kata, perciò io arrivo qua. Ok. Perciò cosa vado a fare? Facciamo magari a favore di camera, così lo vedono, cambia gamba. Io da qua passo e inserisco già l'anca qui. Ok. Nel momento in cui abbassi il baricentro, ovviamente il significato Logicamente è quello di prendo caricartelo. qua, Ok. perché se io te lo faccio sopra non funziona. Perché Infatti dici tante che volte tu devi peso fare le proiezioni così. Da qua non funziona perché tu basta che tiri gli addominali, non ti spingo più. Ok. Da qua puoi fare quello che vuoi. Il baricentro è più basso rispetto all'avversario. Perciò e qui tu lo trovi nei kata, ma perciò questo qua io l'ho sempre identificato come una spazzata. C'è invece una tecnica che viene magari dal judo, e tu vieni comunque dal judo, Uguale a questa? che è uguale a questa, Identica, che oggi- sì. identica, cioè non cambia praticamente niente. Per forza. Ma Solo che c'hai la presa. Perché La c'è presa il e come tipo- diceva il maestro, per tenere il baricentro basso, invece di tirare giù da qua lo tiri giù da. ok, dalla Tiri. maglietta. Però è identico. Tiri o alzi per spazzare, tiri per abbassare. Quindi non è dalla leva proprio vera e propria, ma è dal ghipro. Se c'è il bavero, se non Sì, c'è il bavero ti judo devo perché c'è il bavero. ti Senza devo- il bavero devi ti devo- adattare e ti trovare. devo Invece il ferrare. grappling è simile la cosa o Sì, i principi sono gli I stessi? principi sono Sì, quelli. sì, La biomeccanica è la biomeccanica. È sempre quello, non è che cambia il corpo Sì. in realtà. Cioè, come la faresti tu ora? Allora, Applicata forse- nell'MMA questa. Allora, forse su questa, non avendo il bavero ed essendo subito molto scivoloso, cambia così, vedete qua, no, cambia il piede. Questa. Quando vado a fare questo tipo di proiezione qua, tu la facevi molto laterale, Io giusto? lo abbasso tanto, io lo prendo proprio qua, Ok. così gli stacco direttamente i glutei da terra e non può salire. E spesso a noi magari ci capita che abbiamo un clinch da... C'è già un clinch. Magari da... Andiamo a fare Muay Thai, un clinch un po' più da striking, e può capitare che allora siccome il principio dicevi te, se lo spingo da qua lui fa... allora vado a portare in sbilanciamento la parte più staccata dalla base che c'ha, che sono i piedi, quindi sulla testa. Bellissimo. Perché la testa sbilancia tutto il corpo. Cavolo. E ovviamente... Cioè dalla tempia, altezza tempia. Sì, quando fai sto passaggio non lo fai da qua, ma lo fai da qua. Questo non lo sapevo. Quindi è questa applicabile in un combattimento, no? Magari Sì, la sì, cosa sì, di prima è un po' più difficile in un combattimento, dico da gabbia. No, non è essere vero. applicabile. Dici, no, la domanda No, lo puoi fare pure quello, dipende Dipende dove ti dall'atleta, trovi la il mano. contesto, se sei vicino alla gabbia, se fuori dalla gabbia, Chiaro. cioè tutto è per quello è
l'elaborazione mentale del combattimento non è semplicissima, come diciamo, che ci vuole a tirare due. Sì, vabbè, che è tutto semplice. Certo, perché Quelli Non è che tutto ci vuole perché quell'altro non li vuole prendere, perché se sta così li piano di sempre. Erwing mo c'è la parete, Cambia ma io non la tutto. farò mai questa, Bravissimo. perché so che rimane appoggiato Sei su- appoggiato, ti sulla devo parete, staccare la schiena. parete e mettermi tra te e la parete, e a quel punto posso fare dei lavori, se no non ce la faccio. Però vedi quante cose che si assomigliano tra... Ad esempio, anche una fase tipo un contesto cambia filosofia, perché così la camera di... Nel momento in cui siamo stretti, giusto? Se io devo andare a cercare un punto sicuro, che sembra assurdo, ma qua io sono sicuro, molto sicuro. E tu sei già sbilanciato. Perciò ora tu calcola in una situazione, lo sai chi faceva cose del genere? Shamrock. Cadeva e ti prendeva sotto. Nella lotta olimpica ci sono sti abbassamenti, È un abbassamento. che poi vai sulla Perciò gamba, tu sulle vedi, gambe. se ti fa, mamma. Mi è caduto col ginocchio! No, ma va! Col ginocchio sul piede! Quello è il tuo piede. Ma no! Quello perché c'hai il calzino. No, ma Tira via il calzino. che mi hanno salvato! Ah! Comunque, Sul tallone! Sbilanciare, poi noi non proseguiamo a terra, perciò Sto perdendo un po' l'equilibrio. Finito. Comunque il concetto è io proprio ho sentito qualcosa. Ecco che era quella cosa che ho sentito scrocchiare. 110 kg di peso che mi cadono sopra in velocità. Non è bello? Ci sono altre. No, allora la sì. cosa interessante. Ad esempio le tecniche sono simili, cioè, Questa è la nel cosa judo, interessante. nel judo c'è Kataguruma. Sì. Nella lotta è lo stesso, quando si mettono in ginocchio e vedi che fanno sti passaggi, cioè, Ok. la dinamica è la stessa. Certo. Nel karate ci sono dei passaggi di kata dove ci fai questi movimenti, è ovvio che non è un movimento da Superman. Ok. Il concetto è che passi sotto e sbilanci l'avversario, perché il corpo umano quello è, cioè adesso va bene tutto. Poi ci sono discipline come il karate in questo caso che ha deciso di sviluppare più la parte di strike, mantenendo nei kata le tecniche, perché i kata sono rimasti gli stessi, sono evoluti un attimino. Chi riesce a leggerli capisce che ci sono delle parti lottatorie, chi non li capisce pensa che da qui passi qua e ti ritrovi così e uno dice ma perché devo fare così? Come? Però ci sono, hai capito? Nella lotta olimpica, che sia greco-romana, che sia libera, è uguale, capito? Magari lo fanno non essendoci i baveri, quindi gli sfruttamenti di certi sbilanciamenti, devono buttarsi in ginocchio, proprio cedere per poi passare sotto. Però il movimento del corpo umano quello può La fare. biomeccanica è quella, non la puoi è che- fare. Ora, la mia domanda, visto che c'è anche sempre il Bruno qua oggi con noi, c'è qualche stile di karate? Ci sono dei diversi tipi di kata invece che magari in uno stile non c'è? Questa è una domanda che ti faccio. Ma in che senso? Che No, ci sono il del kata kata. di prima esiste in tutti. Insiste in quasi tutti gli stili che hanno la stessa radice, Ok. con delle variazioni, ok? Alcuni kata. Poi ci sono kata che sono specifici di alcune scuole, che vengono fatti in maniera completamente diversa, quindi devi pensare, ti ripeto, è come la cucina, cioè ci sono vari tipi di cucine, tutti cercano di fare una buona cucina, poi non tutti ci riescono, però il concetto è quello. Ok. Quindi, per questi kata che ha parlato Senpai ci sono, tipo i Pinan che ha fatto vedere, Ecco. ci sono sia nello Shotokan, li chiamano Ayan, cioè cambiano delle cose, Ma però cambia il nome però. sì, ci Cambia sono il dei nome, piccoli però è cambiamenti, simile, ok. sì, sì. Io sono un cadavere, sai? Cosa sai? Un cadavere. Vai, faccelo vedere. Sicuramente. No, vero. Dai, fammi vedere il kata. Saluto, era un qualcosa del genere. Vediamo. Avevo 12 anni, eh. Allora, fermi tutti. Allora, Sì. giusto? Io Era. ordinavo, sì, sì. Che chi sai? E che ti sai perché faceva Goju? Credo. Sì, sì, è giusto. Poi mi sono scordato, però. Bellissimo. Bravo Scott! Che arriva dal Sono karate! artista, Hai pazzesco. fatto Shotokan, vero? No, questo è Goju Ryu. Goju Ryu Okinawa. Questo è che chi sa. Goju Ryu è un altro stile a contatto pieno, però, no? Ti posso dire che Vai. non ne parlo mai, Però? però mi è servito tanto. A parte che il mio maestro aveva. Lo saluto, grazie Fabrizio. Ti voglio bene. È Devi parlare più stato. forte perché non arriva. Maestro Fabrizio, ti voglio tanto bene. Mi ha cresciuto perché io ero un testa di quarzo
e non riuscivo a stare con papà che insegnava giù, casi. E sono andato poi a fare per un piccolo periodo anche, non ho mai parlato, karate, e facevo questo karate che era un amico di papà. E io ero un ragazzino molto irrequieto e la maggior parte delle lezioni l'ho passata in ginocchio, il 6, che non sai che è il 6, in ginocchio, nell'angolo, cioè, e mi ha rimesso completamente in riga, e i miei mawashi, che sembra che vengono bene, Sì, di brutto. arrivano da là, da Goju. Sì. Se no Nel adesso... Kyokushin c'è lo stesso Per kata. quanti anni hai fatto te karate scat? Ma lo sai che c'ho un po' di ricordi sfasati, forse 2 o 3 anni. Ah, vabbè, già. Che poi contemporaneamente facevo pure... ero tornato a far judo con un amico di mio padre. Ok. Va bene, tutto... Bello cazzo, Sì, bello, bello vedere che un iniziato. fighter dall'MMA che parla comunque del suo passato da karateka. Sì, Penso che più o meno tutti arrivano da lì, no? Ma uno prende quello, cioè alla fine Però non ne parlano, però sembra che per qualche motivo Fino a sembra poco che tempo fa non ne parlava snobbano nessuno. quel fatto, quel passato marziale, no? Della No, serie perché- no, io vengo al pugilato Sì. perché fa più figo. Esatto, ma non è così, nel senso che poi ognuno prende dalla disciplina che ha praticato, anche se l'ha praticato per poco, quello che gli insegna. Qualcuno gli insegna, definiamo l'educazione, va bene, gli insegna l'educazione, la correttezza, la disciplina. Poi non si trova in quella disciplina perché non si trova nella tecnica, ma si porta a casa tutto, hai capito? Chiaro. Che l'applicherai in qualcosa d'altro, cioè la costanza. La gente deve capire che è quello, cioè tu fai quello che ti piace, però non è che quello che fanno gli altri non ti può dare qualcosa. Il problema è trovare un buon insegnante come l'ha trovato lui nel Goju di Okinawa, e lui ancora adesso si porta le competenze che ha acquisito mettendo i calci. Che uno dice: ma che te ne fai dei calci del karate? E lui ci fa i match. Cioè la gente è inutile che ci parla. Ah, ci ho fatto un KO. Cioè è vero, sì, è un bel Non è la sagra di Non c'è Pinerolo, Fighter League e PFL, raga. No, è un po' più importante di... il vero, cioè la vera questione è quello. Per un periodo le persone si iniziavano a fare Si pratiche vergognavano di sport di da combattimento, fare- dicevano sì, ho fatto un po', ma era perché ero un bambino. O l'hai praticato male te, o l'insegnante faceva schifo, perché bisogna dire anche che non è che sono tutti bravi. O te visto i film di Van Damme, allora dice che facevi Muay Thai mentre Però facevi karate. la vera questione è che se tu trovi un buon insegnante, ti dedichi bene, qualcosa porti a casa. Certo, Qualcosa io porti sono a casa convinto, per è forza. per questo che è nato questo progetto degli Air Wingers, per mettere in Io non mezzo riesco a pronunciarli. tutte le discipline insieme e vediamo quante similitudini ci sono comunque tra le varie discipline e soprattutto cosa si può utilizzare, cosa è meglio di una, cosa è meglio dell'altra. È molto interessante. E a proposito di questo, abbiamo visto un po' proiezioni, qualcosina sulle proiezioni. Io direi che è arrivato il momento più succulento. Mi chiamo Erwin. Ovvero quello di vedere la diversità dei colpi nello striking tra l'MMA, che ok ragazzi, tanti poi mi scriveranno scatti sicuramente, ma MMA non è una disciplina a sé, è un insieme di discipline. Sì, ok, però È voi una che... minchiata che pensa perché oggi come oggi è una disciplina. Esatto, perché voi che si è creato un po' uno stile, no? Di portare i colpi disciplina a sé. proprio nell'MMA. Punto. Non puoi avere uno stile pulito da pugile, No. perché devi fare attenzione a proiezioni, a quello che ti prende la gamba, a quello che ti prende il braccio. Perché c'è tanta differenziazione? Dice, che differenza c'è tra l'Italia e, non lo so, Irlanda, dove Sì. vado io? È che lì ormai è vista come una disciplina. Il maestro, quando fa la lezione di pugilato, non è pugilato, è pugilato per l'MMA. Per l'MMA. l'MMA. Il BJJ non è BJJ, è il BJJ che sai che ti arriva una gomitata in faccia e ti addormenti per 2 Bravo. giorni, capito? Bravo. Quindi per quello sto facendo sta distinzione, no? Per i ragazzi fondamentale. che poi scriveranno: no, ma l'MMA in realtà è un insieme, il pugilato, kickboxing e cose. No, momento. È tutto, sono discipline adattate al contesto che E noi più si facciamo. alza il livello, Esatto. e più il livello Più delle la tecnica, competenze la deve essere competenza. elevatissimo. Quindi tu non puoi dedicare, come si parlava prima, che ho 10 ore d'allenamento, mi piacerebbe fare 8 ore di una cosa. Il problema è che sono 10 ore, io devo focalizzarmi sulle cose che mi servono. mi per serve. 10. Se ho 10 ore è quello, come dico, ma io faccio la preparazione fisica al match, ci dedico l'80%. No, l'80% se hai una competenza tecnica altissima. Certo. Però è meglio fare lo specifico della tecnica e una buona preparazione fisica. Non è che, cioè, non vai a fare una gara di bodybuilding, è inutile che stai qua a spingere con la panca, cioè ti serve la forza per fare una roba, ma è finalizzata a quello, e tutto è finalizzato a quello. Giusto, giusto. Sì, sì. MMA sono oggi una disciplina, va lavorata per l'MMA, va lavorata
in base all'MMA, in base alle richieste che a quel momento il metodo che si usa tanto. C'è stato un periodo di tanta lotta che c'era a terra, poi c'è stato un periodo di ground and pound, un periodo di striking, ora un periodo molto misto, ma la verità è quella, perciò Quando ancora c'era si evolve. Quando ancora c'era la Ancora differenza, c'erano ma differenze. si sta parlando di almeno 30 anni Sì, fa. bravo, infatti. Cioè sembra ieri, ma sono 30, Sono quando c'erano i 30 anni. Valetudo c'erano 30-40 anni fa. Sì. Quando hanno visto che ormai il livello degli atleti aumentava, la gente ha dovuto prendere competenze, quindi il maestro di pugilato non ti insegnava per tirare dei colpi, ma c'è già differenza fra la box olimpica e il pugilato professionistico. Guardate anche le Quindi- guardie dei lottatori cioè- di MMA sono molto più simili alla box inglese. Vabbè, anche perché c'è il non guantino, c'è, quindi- cioè, cambia tutto, cambia bravo, tutto, anche la dimensione del guanto, cioè, ci sono tante cambia un sacco di cose, quindi il professionista in questo caso come cioè ovviamente si deve allenare con un focus diverso, e chi lo allena pur avendo delle capacità come l'American Top Team, che ci sono i fratelli Oliviera, cioè sono insegnanti di pugilato perfetti, tant'è vero che il figlio ha fatto le Olimpiadi, Ok. ma quando insegna all'American Top Team a gente che Io fa faccio pugilato. MMA gli insegna un altro skill, Mi raccontavi la stessa cosa che succede all'SBG. Esatto. Quando ti alleni con il coach, non mi ricordo il nome. Non lo so. Pugilato? Sì, David Jones. Sì, David Jones, che comunque è una cosa, mi sembra, quando fate anche le passate, è una cosa molto più improntata sull'MMA. ovvio. Chiaro. Ma beh, a lui non gli, cioè, a uno che fa MMA non gli interessa avere delle skill da pugile o da pugile dilettante, mica gli contano i Ma è colpi come con se le insegni il macchinette. pugilato uno deve fare Kyokushinkai, non c'entra niente, è un altro tipo di pugilato, è un tipo di lotta da pugni adatta nostra, Chiaro. che non può andare bene contro un pugile, ma neanche un pugile può venire a fare Kyokushin, perché una volta che poi dove l'arbitro dovrebbe dividerci là riesca a colpire, quello è un ambito che per lui non esiste. Ovvio. Sì, sì, Perciò sto fare ogni volta le garette, chi è meglio, chi è peggio, non esiste. E se dobbiamo fare una valutazione realmente dei più letali che ci sono al mondo sono i lottatori di MMA, e questo ve lo dico da Kyokushin. Ora veniamo alla parte divertente, ragazzi. Ci guardiamo un po' di colpetti, la differenza dei colpi. Colpetti. Che proverò. Dai, che- i colpetti. Minchia, non dovete uccidermi, a parte che userò i pad. Quindi adesso andiamo a prendere il colpitore e prima vi faccio colpire. Ma lui in un video con Scat diceva: io ormai non ho più problemi, faccio il Kyokushinkai. Perciò perché i colpi Non lo ricordo. perché i Ma colpitori? è passata la vita. No, il video adesso passa al frame, del video. No, sai perché? Perché Imparato. Ma ha insegnato tutto di notte senza farmi dormire, qualcosa avrò imparato, ragazzi. fatemi prendere il colpitore. Mamma mia, Erwin. rosso, Sì, sì, È sì. rosso? Sì, è Giustamente il rosso. senpai Luigi quale pad mi dà? Quello bucato. Fallo vedere anche laterale. Quello bucato da quello è sano. hai preso quello bucato. No, dai. quello bucato è Ma quello. guarda, l'ha tagliato prima per togliere il battitura. Ah, Quello è quello, quello no, bucato. quello è ancora più bucato. Ah. Non è che quello è bucato questo. No. È omologato. È omologato. Riesco a toccare. Mamma mia. Sempre Bruno, in mezzo mi devi spiegare. Intanto come si tiene un pao? Perché Intanto vero. si tiene così. no, assolutamente. No. Bravo. O lo tiri Lo così. tiri bello, lo tieni sotto il tiene- tocco. si tiene così su. Se devi lavorare con un coso così, se pensare che non puoi metterti il gomito, perché sennò ti si scappa. Però ovviamente essendo Ok. che la cosa dovrà essere qua, mi interessa sapere da voi adesso, vedere la differenza dei... Guarda che si sta scaldando, c'ha proprio voglia di massacrarmi e farmi uscire tutto Io il ho quasi sangue. invidia che non posso picchiarlo anch'io. No, io allora faglio da quello. Un paio di colci, giusto, un paio di colci. Hai presente gente che tira colpi a un certo punto anche se fai Bruno? Ma ce ne dai pure io. È tanto da pensionato. Differenza tra Kyokushin, a me sembra che nel Kyokushin sia molto a distanza ravvicinata, no? Sì, Il colpo sì. è molto La spalla si usa chiusa. poco proprio. È quello, mentre invece magari nell'MMA i diretti li allunghi un po' di più. E mi interessa adesso provare sulla mia pelle, o quasi, sì, sulla mia pelle perché questo è bucato, i diversi tipi di impatto. Cioè, vedere una... Guarda che si sta... Mamma mia. Minchia, si sta scaldando! Mi sto agitando io per lui. Cosa cambia? Sempre Bruno, tu che sei la voce della verità, No, allora. cos'è che cambia tra i punti? Innanzitutto si deve partire dal presupposto. Se parliamo di Kyokushin, Chiaro. ovviamente da competizione, non potendo tirare i colpi al viso, la biomeccanica del colpo non può essere questa. Ok. Quindi i colpi vanno portati da questa parte fino a qui, quindi tutta la biomeccanica sarà diversa. Ok. Ok? Proprio l'asse della spalla. Certo. Non può essere questo.
il combattimento è più ravvicinato perché si lavora molto con i pugni al corpo, non potendo tirare al viso, mentre con le gambe, con le ginocchia si può arrivare al viso e a quel punto ti cerchi le distanze. Però con le mani si può arrivare solo al corpo, al tronco. Quindi cambia la biomeccanica. La cosa che si può vedere, le due cose è come il montante messo nel pugilato e uno shitazuki, cioè un colpo tirato nel Kyokushin che arriva allo stesso, diciamo, il target è lo stesso, Chiaro. il colpo è diverso, uno perché non c'è il guanto, e il colpo nel Kyokushin arriva con le prime due nocche, con questo col Seiken, quindi la mano va posizionata in maniera diversa, il colpo viene tirato in maniera diversa e non c'è il punto come nella box da MMA, è continuo. Sì, certo. È il concetto di demolizione. È per arrivare a smantellare le persone. Diciamo, Proprio- a rompere. Ho imparato anch'io adesso. A romperlo tutto. Va A bene. romperlo tutto. Cominciamo, i montanti li vediamo dopo. Comincerei dai diretti. Vediamo un attimino il classico Sì. diretto da Kyokushinkai. Ok. Aspetta, un momento. Abbiamo spiegato la parte teorica. Cioè, mo che arriva la parte pratica, fatemi respirare un attimino. Che... Respira tanto e cerca di cadere dritto. No, ma Chiudi la testa in avanti. Perché si fa E se cadi, alza le gambe. Alza la Così mano. recuperi subito. Alza la mano prima. Senpai. bello steso, bello dritto. Bello dritto, punta i piedi. Pensavo volessi farmi una No, non serve. Ah. Punta i piedi. No. Questo è un Oitsuki. Ok. Cioè, Oitsuki in questo caso Oitsuki. C'ho Oitsuki. E tu? È il diretto. Mica il sushi sta salendo, raga, porca miseria. Però ne devi fare una decina per riscaldarti, uno così. A freddo questi non sono potenti, scusatemi. Questi sono freddo. Tanto lo scopo di questo video Ma non è entrambi. vedere come tirai i colpi, è vedere spaccato. il C'ho risultato. Oitsuki e con la gamba davanti. È sempre prima di un occhio. Già con Suki invece la gamba è dietro. Tu il lo pugno è tiri lo stesso. dritto, cioè quindi Come se fosse un martello, ok, con le prime due nocche. Perché deve entrare, non essendoci il guanto, Fa sembrare- tutta la forza viene calata. Sì. È come quando mi col guantino. Che idee di merda che mi vengono nei video, cazzo! Ma posso fare dei video così dopo il sushi? Sì, quella è stata l'idea. Quella è stata un'idea bellissima! E per aggiungere un po' di pepe sul sashimi. Questo poi tecnicamente se uno lo dovesse fare in faccia Ok. È quello che è un jab piuttosto che un diretto questo è destro. un jab o un diretto. Minchia, mo c'ho l'ansia. Ancora ti devo dare. Ok. Scat! Fammi vedere il tuo colpo il tuo jab più potente con le mixed martial arts. Jab o diretto? O jab diretto, quello che Diretto. scegli tu. Però lo devi tagliare al corpo. Per forza, certo. Beh, sicuramente Cambia la distanza, vero? cambia la distanza e noi lo tiriamo portando giù il corpo, perché non posso rischiare di magari essere incrociato che da ti un arriva- gancio. ti arriva ok? un gancio, Quindi io come tiro il diretto lo tiro uguale al corpo, abbassando Abbassando di più le baricella. gambe in modo che ho la spalla in copertura sul mento e quindi sarà qui. Vai. Ok. Tiro? Sì. Se fa finta invece. Culo. Mi pigliano pure per il culo. Bello. Vai, no, voglio riprovare. Tu allarghi, cioè tipo tiri il classico pugno girato all'ultimo. Cioè, no, c'è una differenza sulla traiettoria di impatto se giri il colpo all'ultimo? Perché c'è una diverse filosofie. Teorie, no? diverse teorie. Sì, c'è quello che lo Sai che tira al corpo dritto, che lo tira non lo so perché non l'ho mai provato. In faccia io spesso sul montante entro Dritto. entro Ok, dritto. Perché coi guantini, come Passa. fa, penso la teoria delle mani nude, entra in mezzo alla guardia. Beh, certo, non c'è i guantoni. C'è che ti meno controllano, spesso, certo. non si incastra, quindi Chiaro. Anche il jab, hai capito? Ti viene distinto di fare Sì, questo sì, perché non espone neanche il gomito. sì, è pure più veloce spesso. Sì. Sono gasato, fammi vedere Scat come tiri il tuo diretto. Senti come suona. Perché che idee di merda che L'ultimo. Ah, ci ho preso gusto. L'ultimo. Basta.
Minchia proprio lo stomaco. E che mi avete mirato proprio tutto. Vabbè, quello è il punto, scusa. Nella bocca dello stomaco. Il Qui montante. la cosa bella del Kyokushin oppure no, che noi non lavoriamo tanto la spinta, ma è molto corto. La spalla quasi neanche si muove. Lo ti posso dire però, cioè, perché io lo vedo che proprio sentire, lo vedo che arriva, no? E tutta la storia che se lo porti solo di braccio non arriverà mai. Che cazzo state Ma dicendo? noi lo spingiamo da sotto, perciò il lavoro non è qua, parte È la proprio- spalla. parte da giù. È il concetto dell'ammazza da baseball. È che l'ammazza da baseball, il braccio è l'ammazza da Diventa baseball. una pietra. Il dorsale, l'anca, il piede. Cioè io spingo il da radicamento, il dorsale, il blocco qua, questo qua deve essere solo duro il polso e la mano. Perché deve. Ma tutto deve qua è impattare, morbido. Basta. Però deve essere Poi la morbido. spalla non si Quindi muove. voi non prendete dalla gamba la Io lo cosa- spingo Sì. come se fosse. Fallo solo piano Pronta. per vedere il movimento del... Se tu. Bruno, ti posso. La spalla qua non si muove. Se tu sei qua. Poi vedi da qua. Ok. E qua il movimento. Non c'è. Tutte nell'aria. Non è che non prendi dalla gamba, ok? Lo spingi dalla. Ma Spingi, qua spingi sul tallone o spingo sulle punte. sulle punte? Sulle punte. Punte, uno, a posto di portarlo fino a qua, lo stoppo qua e qua lo faccio uscire. Cosa fa E la poi non differenza? tirate Sì, così. no, ma No, perché sempre- cosa fa la differenza? Il fatto che non c'è un guantone. E poi ad esempio io non alzo la spalla. Devi pensare più a una pietra. Devi Perciò lanciare. ho una frusta. Ok. Ho capito. Con un guantone non farebbe quel male, te lo posso garantire perché ovviamente Vedi li ho come messi cambia e li però ho le dati. cose, come cambia, già togli il guantone, magari già cambia dal guantone al guantino. È quello che- Dal Voglia. guantino alla mano nuda. Cambia È totalmente. un mondo diverso, il non illuminare al viso, fare Brazilian Jiu Jitsu pensando che può servire nell'MMA facendo no, perché nell'MMA una volta che ti porta a terra io non cerco solo di finalizzarti, inizio a tirarti delle bombe. Quando sei un po' così poi penserò anche a finalizzarti. Ok. Con la giacca non potendo tirare le bombe e ovviamente devi fare altri lavori se la finalità è sottometterlo. Io che sono giù non ho interesse a stare giù, ma devo pensare ad alzarmi e andarmene da là, perciò non mi interessa prenderti. Nell'MMA se tu sei triangoli. nella guardia è negativo perché quell'altro è sopra di te. Ok. Nel Brasilia se tu sei nella guardia è positivo, Quasi in vantaggio. è un vantaggio, cioè, tutto, va è in base proprio, alla- cambia, cioè uno per quello come dicevamo prima, le critiche non servono a niente, No. bisogna contestualizzare. Ovvio. Se dici è meglio sta cosa dove e quando, detto questo puoi ragionare, se no che tutto è meglio e tutto è peggio. Certo, certo. Non Logicamente ci sono. per la nostra distanza un pugno del genere ha senso perché puoi doppiarlo. Non ho bisogno di sul secondo Tanto dopo li proverei pure te. Va. non ho bisogno di troppo spazio. perché non riesci a respirare non su due colpi, Ok. quindi tu non puoi fare Perché ti spezza. Che c'è la Bam, 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 bravo. bam. doppia compressione. e questo dove ti tocca ti fa male. Sto lavorando su metà del percorso, non sto facendo questo. Non faccio in tempo a prendere tutta sta Ok. E lo spingo con i piedi. Ok. I piedi anche. Ok, scat. Io come al E fai solito. bene, sono stato troppo buono io. No, ma sì, no, metti perché il giusto. montante dritto non No. difficile così. Lo tiro al fegato. E io niente, lo carico con la gamba. Ok. Come si- Rotazione. Vado. Vabbè, lo sai già, la rotazione, come Puoi scappa. mettere No, sul però mi guantino. interessa parlarlo. No, no, giro con le mani. come fai? Vado. Vai. Tanto io mo voglio fare. Ok. Ho fatto su, è molto Vai, più sì, giù. sì, sì. Bella. Porca. Tu hai una rotazione invece diversa, anche dei piedi. Anche dei piedi che fallo piano, c'è tipo il movimento. Boom. No, Senti non che faccio questo. tu non giri, non No, giri il no, piede, vero? che non mi posso permettere di lasciare. Di lasciare la gamba. Nel pugilato lo puoi Nel fare pugilato perché pure nessuno la ti lavora differenza. sulle gambe. Io pure che ruoto le gambe, ma pure sul diretto, Sì. io non faccio No, questo. quello ma. Io Ok. faccio questo. Cioè, È molto più simile il concetto di MMA che è molto più simile a un'arte marziale
che ha uno sport di combattimento. Sembra un ossimoro, invece è la realtà. Perché avendo più skill da pensare, non ti puoi permettere delle finezze da box olimpica Chiaro. o da Quando box braccio professionista o ti tira giù. Sì, non puoi schiacciare la sigaretta, Ok. cioè non puoi fare queste cose, quindi Certo. devi pensare che comunque quando lo metto io devo essere stabile, perché se cerca le gambe io questa la devo buttare via. Deve essere pronto a mettere peso. Vai, scatta. E te l'ho già dato! Vai. No, due. Stai lì, 2 le devi prendere. No, il doppio, devi mettere il doppio. Però questo tuo giro voglio provare anch'io. Sì, prova. Doppio. Com'è? Piede avanti o dietro? Più davanti, così. Maledetto, che lui gira proprio sta cazzo di notte. Sì, Sente È proprio l'osso che sì, lui c'ha delle ossa che noi non abbiamo. Ma no, quelle non sono ossa. sei dita. Quelle sono sei dita. tutti così tutti. Ma Sono i pezzi dei baby. lui sfida le viti con i dita così. Ah, no, questo lo reggo se fa. Sì. Sai cos'è? Molte volte. Scusa, ecco perché Scat guardava sempre. C'ha Via di la sua zozzi forza. sulla tuta. C'ha la sua scherzo. forza. Minchia, sembrate che aspettate il pullman comunque. Così, Sebastiano c'è. Sta passando la Satem. Se mi metto così guardo anche i cantieri. Cambia qualcosa invece per quanto riguarda i ganci in questi colpi? O è più o meno No, sì? allora il concetto è Ah, sempre per il colpo, la questione che fa la differenza nei colpi sono le traiettorie e le distanze. ok. Nel karate a contatto pieno, non essendoci questa possibilità Ok. e dovendo arrivare solo qua, ovviamente devo trovare un'angolazione di impatto e una distanza che mi sia utile per farlo. Ok. Quindi la rotazione c'è, è sempre il concetto di arrivare, e qua inizia a lavorare sulla pura precisione. Ok. Perché un conto è mettere un gancio al mento, sono preciso, non lo prendo qua, lo prendo qua, col guanto cazzo qualcosa prendo, con 10 once, se poi un 8, col bendaggio un po' impegnativo fanno male. Qua non potendo farlo devo arrivare alla clavicola piuttosto che direttamente sulla spalla. Ok. Quindi il lavoro L'ho provata. sarà questa. Maledetto, l'altra volta 2 settimane ho avuto male. Fallo sull'altra, va. Fallo su. No, devo arrivare Ok. o qua sulla spalla, giusto per dargli fastidio Sì. per la guardia, perché lui ovviamente si protegge questa parte, o direttamente alla clavicola, cioè cerco di arrivare qua. Però non carico, non faccio. Questo è giusto spiegare, a differenza di un colpo che può tirare scatta al mento, alla faccia, che è da KO definitivo, noi nel Kyokushinkai li utilizziamo tanto per stancare, addormentare Sì, un po' per l'avversario. frollare la persona. Perché non è questi sono lavori quelli da demolizione. Sì. Boom, boom, Poi, boom, boom, in modo che poi ovviamente- quando tira avrà meno forza. Ovviamente se riesci a prenderlo quando lui ti mette il colpo, no, metti il colpo, mettilo tanto. Questo. Ovviamente quando arriva il colpo, ovviamente se lo prendo Cioè, in questa maniera è aperto. Quella è tipo la vecchietta da ragazzino. Ho sentito. sì. Mi ha preso pure 3 nocche No, qua. scusa. Scusa, c'è il match con Canelo qui inglese, come l'ha cazzo si fatto, che gli gli ha ha tirato fatto sotto sul venire braccio. alla Si usa. perché si capiva bene, ha cominciato a lavorare Ed è lo stesso lavoro che hanno fatto sempre i thailandesi per 20 anni con gli occidentali, Certo. che erano più adesso ormai il livello di box è simile. Quindi cosa facevano? Continuavano a tirare il middle kick sulle braccia, fino a quando tu non lo senti più, poi non c'è più problema, perché anche se entro in clinch non hai, c'è cioè il più muscolo è frollato, non riesci a lavorarci. Vai Quindi il concetto le è questo. funzionalità. Cambiano i bersagli, quindi non essendoci una parte come il mento che comunque è debole, devo andare a lavorare sulle parti deboli. Non sarà il pettorale, No. perché non gli faccio niente, quindi sarà la clavicola, no, tanto mi ci mancherebbe altro. La clavicola, lo sterno o la bocca dello stomaco. No, la bocca dello stomaco. Ovviamente li farò in Questa è movimento. malissimo. Farò Questa è la in cosa movimento. peggiore. È bello nello sterno. Porca. Sì, nello sterno è tanta roba, tanto Che è vero suona, che fa rumore. Sì, Bellissimo. perché fa solo rumore.
Boom, bellissimo. Autolesionista sempre. E la questione cos'è? Quello che cambia la traiettoria. La difficoltà è che c'è molto probabilità che lo tocchi. Sì, è quello. E anche se solo te lo tocchi qua, qualcuno fa finta di accusare il colpo. Ok. Munizione. Per la regola. Ah, ok. Quindi qua cerchi di non tirarli, ma qua lo senti che fa male così. Fa male. Quindi il lavoro sarà questo. Quindi alla fine diventa quasi un overhand. Perché fa questa traiettoria e lo fai volutamente così per essere sicuro di non rampare. Non arriva qua. Perfetto, allora dove cade, anche se solo cade qua, se cade con questo si sente. Ah, la mia domanda adesso scatta. Perché la gente, cioè tu dici per una questione di guantini non puoi andare a lavorare un avversario colpendo queste No, non- queste e non particolari serve. MMA? Dici? Ti posso garantire la Tu, differenza. ti è mai capitato invece di o hai come focus solamente quello di colpire mento, fegato e Sono le nocche, no? No, non è vero, perché io lavoro spesso pure su uno Sì. vedo che copre No, tanto il dicevo fegato. qua sulla spalla. Sulla spalla se entra una nocca lo senti. Guarda. Se già entra questo, Guarda. già è l'effetto. No, stai sereno, tanto ci mancherebbe altro. Lo senti che è diverso? ok, sì. Ma magari Fa però comunque No, ma mica è tutta un'altra cosa. Che cavolo? Cioè, non c'è paragone. Cioè. Ma non c'è paragone. Bastardo si scassa. Guarda come si scassa. No, ma devi anche però c'è Fai dall'alto. no, ascoltami, c'è una spiegazione. Ok. Questi sono stati inventati per non far rompere le mani agli atleti. Ok. Non si usavano i guantini. Non è che li hanno inventati perché non ti devono fare male a te. Ok. Perché non mi devo rompere le mani io? Perché dopo cazzo- fini un film. Quindi, bravo. E se no lo finivo film. Certo. Quindi cosa succede? Se tu vedi un colpo anche qua così, tu lo tieni. Sì. Io se davvero ti giuro, se uso la stessa forza, lo senti il rumore che è diverso, perché questo entra un osso. Proprio le ossa, cazzo. Oh, è come se ti tirano una tibbiata col paradiso. Bravo, stessa cosa, bravo. no? Che brutto. La differenza è questa, ma questo vale anche Ok, per i colpi. Stessa cosa. Cioè, un colpo qua con questo, che già questi sono piccoli anche se sono da allenamento, perché non sono da competizione. Cioè, questo, perché il colpo Minchia il sashimi. viene... Porca Galutonno. Minchia il colpo viene sparso qua, cazzo, il colpo viene buttato su tutto. Poi fa male, Stare sul tallone. Fa male, sì, non stare mai sul tallone. Perché non assorbe. Innanzitutto non assorbe. Minchia la paura perché E poi no, ma è cattivo. no, devi tirare sul bacino. Adesso Non così, da su. No, non posso fare il serio con sta bravo. gente. Hai detto la parola che sa che Sai cos'è? schifo. È che è difficile stare a prendere botte sapendo che non puoi fare niente se non prendi. No, ti rassegni. Hai capito? Io ho una vita che lo faccio. Detto questo, è diverso la cosa. Sì. Cioè, è proprio diverso. Sì. È diverso. Quindi Mannaggia. tutto è in funzione di che cosa prevede il combattimento. Quindi, se vogliamo fare. Cioè proprio Anche il schematizzare la cosa. Con il guantino certe cose non le puoi andare a fare. Non è che non le anche puoi se vuoi fare, le puoi fare, però hanno meno impatto. Nel ok. senso la spalla non Cioè, gliela Quindi demolisce. non conviene sprecare No, energia su quello. no, io ti colpi, posso sì, colpire sì. perché è finalizzato a fare qualcosa d'altro. Posso, se tu mi metti un gancio, io lo tengo, cercare di fare sti lavori, Ok. Però non posso, se Devi te l'avessi tirare il fatto 500, sì. se te l'avessi fatto con la nocca, no, fallo di là perché c'ho la mano qua. Lo senti che è diverso? Non c'è proprio paragone. Questa è la tecnica che spiegava Senpai Luigi per demolire i pugili. Quando, quando vi trovate un pugile per strada che sa boxare, quindi è difficile da Non l'ho mai gestire. spiegata questa Perché i pugili cosa. sono pericolosi, ragazzi, per strada fanno male. Automaticamente interviene la tecnica del Kyokushinkai, come si dice. No, cose serie. Rombo la guardia, rombo braccio e torno a casa Spacco felice. bottiglia. Tu sei oggettivamente spacco, quello che- spacco bottiglia è roba Il tua. mio pubblico di Rumeni è molto scarso, quindi pochi capiranno sta cosa. Veniamo alla parte dolente, l'ultima parte del video. No, con quello no. Ma anche calci frontali potrebbero esserci. I calci, i Gedan Mawashi, Maigeri. quindi vedere un attimino la differenza dei calci tra un atleta potresti di MMA anche- che combatte un po' fleur. Se tu fossi coraggioso potresti mettere il Pao qua e facciamo quello lì proprio dell'Angejudan. No. Perché no? Perché no? Perché non rischiare la sorte? Ma questo, ma... Per il tuo canale e per i tuoi abbonati. anche Perché no. non rischiare la sorte Perché per no? i tuoi abbonati? No, mi interessa più che i calci magari, Sì. i calci laterali, cioè i classici circolari. Circolari. Proprio per quanto riguarda i calci sulle gambe. Su quello. Perché qua vediamo la differenza.
Perché non va bene? No. Usa il pao quello piccolo, che è più bello. Si vede meglio la tecnica. Vai, dai. No, più piccolo no. No, vabbè, senpai, uso questo. Mica mi vuole demolire ogni video che faccio. Hai capito? Comunque ci manchi. Porca miseria. No, È più partito pure. No, non cammina Mica, ma più. No, non cammina minchia, più. ma se sbaglia. No, non Però cammina. provate piano, senpai. Io sono un anziano. Sì, ma provate piano. Ok. Ancora di più? Ancora di più? Dai, però a sorpresa è più bello. Ok. Fammela a sorpresa. Si può? Forse. Forse sì. Quella è più ampia. No, dai. Assorbe di più? Sì. Arriviamo alla tecnica del low kick. Il low kick, perché tanti poi mi dicono: no, Marvin, minchia, così si tirano i low kick come li tira il Senpai Luigi. Sono quelli corretti da Muay Thai, quelli corretti da kickboxing. Che io dico, non è proprio così perché certe Finezze. finezze, bravo. Non lo so, ho fatto la terza media io. Grande sempre per certe finezze, cioè sono diverse. C'è qualcosina che cambia, no? Nell'impatto, nell'inclinazione del colpo. E calcolare che il Gedamawashi, perciò il low kick, chiamiamolo così lo capiscono tutti, anche se ormai lo sanno tutti, non è un colpo che si fa solo in un modo, si può fare in tanti modi, a secondo dell'esigenza che hai. L'importante è A secondo fare male, rompere tutto, possibilmente, e se non è al primo al secondo. Ad esempio, se io ora ce l'ho qui, è inutile che vada a tirare questo, devo andare a cercare un angolo di impatto, perché vado a prendere la gamba dove si concentra tutta la mia energia. Se io dovessi tirare così, lui sale, invece così. Mamma mia. Io gliel'avevo detto. Io da persona anziana Il palo ho tirato forte, questo era un po' forte. io l'avevo detto da persona anziana. Io Perché avevi il pao. Per me siete una famiglia, veramente. Pensate che l'idea di merda è stata la mia all'inizio. Inizialmente dovevo essere senza Paolo. Ho detto la provo sul. Ma sì, così capisco. Non vedo piano piano. Porca! Ah, minchia, l'ha caricata a casa sua, l'ha caricata. No, laterale, non è che mi sono mosso da dove. Minchia, così, Poi c'è il discorso. così non me l'hai mai tirato, vero? No, così forte, ma. No, vabbè, senza un colpitore, no, mica non Dici che si cammini. spezza qualcosa? No, ma non cammini. No, se vuoi un po' più forte da senza. Tecnicamente, spiegalo tecnicamente. Senza cosa faccio? Io alzo qua, porto intanto il pallone al gluteo e poi scarico. Come per i pugni, non è la spalla che tira tutto il gruppo, la spalla è la chiusura. Solo quello. Solo la spalla diventa la chiusura. Mamma mia. E a quel punto Poi- scarico tutto lì. Se uno ha il piede che lo sa usare, un altro bello è molto questo. Logicamente qui, questo piano piano, vado toglio. Qua vado a cercare, qui c'è l'inserzione della fascia lata. Logicamente la devi essere, no, non te lo tiro, ti fa male. Poi se lo tirato te lo tiro. No, va bene così. Perché deve tirare anche scatto. Se vuoi un omaggio. Scatto. Uguale con la gamba avanti, perché ad esempio se io sono gamba avanti, non è che il Gedan non c'è anche lì, Senza caricare. senza caricarlo, Devi chiudere. perché utilizzo qua sempre. Niente. Hai scelto Chiamo io, se mi lasci i numeri di telefono io a L'hai casa. voluto fare te? Devo telefonare a casa? No, Se non l'abbiamo caricato. Ti voglio bene, scatto. c'è una farmacia qua fuori. Perciò- C'è un massaggio. C'è un massaggiatore, cazzo. C'è il senso, una cosa importante, se io lo tiro così, giustamente è un lottatore di MMA, uno pratico, basta che alzi il ginocchio, anche con le tibie dure, tranne follie dove vai a cercare l'inserzione qui, perché chi è bravo riesce a fare così. Io invece lo salgo sempre, come se fosse quasi un Judan, in modo che anche se lo para, io non ho rischio. Ci lo salgo e poi scendo, c'ho anche da qua. Logicamente devo sempre concentrare tutta la forza qua. Recupera che tocca qualcun altro. Scat! Tocca a te. Spiegami la traiettoria invece dei calci. Ora con queste gambe indolenzite reggerò ancora poco. Low kick, il classico low kick da MX Martial Arts. non c'è un classico low kick, nel senso. Come te l'hanno insegnato a te? A me non mi hanno insegnato niente, io ho interpretato a modo mio. No, ti posso dire, ci stanno tanti metodi
come fa il maestro, quelli della Muay Thai, chi sale solo e taglia di tiro. Ci stanno diversi metodi, sinceramente dipende dalla situazione. Io personalmente inizialmente vado a indebolire la gamba, vado a sicuramente non ha ripetutamente. sì, non ha lo stesso impatto, ma sai, nelle combinazioni io da qua metto il piede in rotazione e parto dai sotto, in modo che non me lo vedi, Ok. sto qua sotto, e all'ultimo do una piccola attack. Ok. Di tibia, sto qua, faccio la mia combinazione, faccio Mica metti in ginocchio. perché è quasi entro quasi. Eh sì, lo fai per piegarlo. E poi Fallo vedere il piano, è invece molto poco visibile. La parte di impatto è quella che mi interessa a me. perché Cioè la gente deve... a me sale qua, guarda. Ok. C'ho quanto cazzo è? 55 sale qua, mo perché c'ho lo spessore del pad un po' più largo. Io salgo qua. E siccome c'ho già il piede d'appoggio, magari già me lo sono ruotato su un jab Sì. o su un gancio sinistro, appena sale io non devo far altro che richiamare il mio ginocchio destro dove punta il ginocchio sinistro. Ok. Ma in realtà lo fa in automatico il corpo, perché se tu ti metti così, il corpo segue la direzione del piede d'appoggio. Ok. Quindi io nel momento in cui salgo, tac, taglio con questo. Ok. Quindi tu vai proprio con la parte di impatto, se vogliamo farla vedere in telecamera. Questo. Tra tibia. Ah, ok. Perché io la sentivo molto più... Perché a me piace entrare in Vero. Non lo consiglio, perché si rischia, se non incroci, se non fa un bel incrocio, rischi di essere troppo vicino per un diretto. Ah, ok. Però io personalmente, che sono Sì. uno che fa sempre vado lì molto vicino con quello. Anche più pesante. Poi quando mi accorgo, allora posso incominciare a destreggiarmi un po' di più. Bam, quello kick da Muay Thai che li conoscete, non mi faccio di chi se ne frega. Però io no, ma io non rompere le palle con le solite cazzate. No, perché No, mi piace il metodo di spiegazione. no, ma io sono pratico, non Mamma posso che mica stare- me ne fa, io faccio male, sì. Non si può rompere i coglioni a spiegare la BC quando stiamo già leggendo la Divina Ma tu Commedia. me devi Bravo, far diventare bravo. difficile una cosa che magari è facile, ma perché mi devi stare a cagare cazzo? Sale la gamba, l'accetta del demonio metti la sedia, Togli la sedia. che coglione. Togli la cera mentre Togli che la ci sei. Ma che cazzo stai facendo? Non so, devo mettere la cera io. Vabbè. E quindi io mi sono trovato molto, forse sbagliato, mi sono trovato molto comodo a fare sto lavoro qua stretto e mi accorgevo che non lo vedeva nessuno, che non se ne accorgevano, Ok. non me lo vedevano proprio. Io spesso venivo cercato e poi da quando ho iniziato a rimanere stretto qua, io metto molto peso sulla gamba davanti, non faccio la Muay Thai, Ok, vai in avanti. classico da Muay Thai, Ok. io entro dentro. Oh, peccato, no. Senti come. Perché nella mia testa è come sentire un diretto. E poi all'ultimo, è bravo. Esatto. Io la penso. Porca Io avevo miseria. tanto peso sulla gamba E davanti. invece sull'altro? Sul Cambi frontale. guardia solitamente? Allora a me di fare lo switch. Ti scoccia? Sì, è troppo rischioso. Ok. Io faccio sempre uno step, sia pure per il mid o sinistro, gli high kick, io faccio sempre uno step, Ok. però lo nascondo. Quindi che faccio? Sparo, bam, un destro, copre, chiude gli occhi, blocca il destro, quello è. Bam! Step, poi magari tu Ah, ok. se devo andare su se sei mancino, allora Solitamente tu lo metti su. tu, bam! Io il sinistro lo uso sempre Al fegato. con mid e low kick. Ok. E a volte incastro il mio step destro col jab sinistro. Braccia a gambo uguale. Leva questo, mettiti in guardia normale. Perché in genere io sto sempre fuori dal jab, no? Ok. Magari incrocio il jab o vado direttamente jab, salire con i Braccia a bella gambo. questa. Sì, sì, quello è il top. Ah, minchia che nocche che c'hai. Ma non fai, ma fai il Kyokushinkai? Fai il Kyokushin pure. Da oggi inizio. Fai il Kyokushin. La cosa positiva. Che le mie gambe sono ancora in No, che sei ancora in piedi, sì. No, soltanto il No, palo, che sei ancora in piedi, sì. Il concetto è semplice, Ernie. Cioè, qualsiasi tecnica nel momento in cui in un regolamento è previsto il KO, la cosa fondamentale è che sia efficace. Ok. Quindi ogni persona ricerca l'efficacia per il suo corpo. Sul colpo avrà una biomeccanica che serve a lui per la sua morfologia del corpo.
Quindi ognuno poi alla fine quello che dice ma si tira così, no. Senpai Luigi con la sua corporatura si può permettere di mettere certi colpi che una persona di 60 kg non se lo può permettere. Punto. Cioè è inutile perché non esiste la ricetta magica. Diciamolo anche, cazzo, io non ho la struttura fisica loro. Ma è giusto, ma È lo stesso peso. Il problema è che pesi più di lui. No, quanto pesi, senpai? 96. 106. Non è Arrotando 10 kg in più. Ok. Tu quanto sei? 86, 88. 96. Ok. ok. 96, E 100. tu togli 20. È tutto. E io tolgo me, io sono 65 kg. Una cosa importante, ragazzi, prima che giustamente continua Bruno, questo è un consiglio, tanti che vedo fare, che quando prendete il primo poi fate questo lavoro qua, questo qua. Se quello che avete davanti non è un cane, è buono, perché gli sballate la linea. Se quello che davanti è un cane, le cose cambiano. Cioè, perché non si era fatto male adesso. perché usa quell'angolo per colpirvi e in più quella cosa lì strappa il quadricipite, perciò lesioni muscolari, lacerazioni, sì, lacerazione anche di nuovo. quindi la questione qual è? C'è un modo per condizionare sta parte? No, allora Qua non c'è un muscolo. no, il concetto è la precisione. No, è l'angolo. Che te lo metta lui, che te lo metta Scat, nel momento in cui Facciamo provare. ti prende Provate voi adesso. No, io proprio no. Ora che va il bello, finalmente mi diverto io dopo. Finalmente sì. No, il concetto qual è? Che la tecnica che usa Scat, che gli funziona tanto lui, perché non è che qualcuno gliel'ha insegnato, No, chiaro. ma nell'esperienza del combattimento ha visto che per il suo modo di combattere era la cosa migliore. Uno visto È da il suo fuori, valore aggiunto quello, infatti uno questa visto è la da cosa fuori dice ma guarda che è sbagliata perché se sali in diagonale lui me la blocca. Quindi tu inizi a prenderla, prova a prenderla. Eri sicuro che fa male, raga? Il concetto è quello, e non è che non può essere funzionale anche in un combattimento di karate Kyokushin, perché hanno tutti e due la stessa finalità, Chiaro. demolirti la gamba. Sì. Dipende solo se ti alleni per fare quello. Se ti alleni, anche nel Kyokushin fanno ste cose. Ok. Cioè, perché da vicino riesci a farlo. Sì. E va, bam. No, io non ti tocco nemmeno, cazzo. Ma come no? Mi ha appena toccato. No. Che giochiamo a ce l'hai qua? Ce l'ho sempre io. No, però il concetto è proprio quello. Il concetto è quello. Quindi Ok. la gente deve capire che la tecnica ha un fine. Se il regolamento non è a contatto pieno, ovviamente non cercherò di demolirti, perché diventa una cosa negativa per me, perché mi richiamano. Ma se la finalità è a contatto pieno, perché adesso esistono i calf kick? Perché sono quelli che fanno male, non rischi niente, non si vedono, e al terzo il tibiale se n'è andato, è riesci a forzato. appoggiarlo. Non puoi appoggiarlo. Minchia, scherzi. E la lezione che Porca ti fa, la determinazione nervosa dura 2 o 3 mesi, lo dicevamo prima. Io sono andato, a me mi hanno chiamato Minchia, non riesce ad appoggiare la punta, non c'è più la punta. e non l'ho tirato forte, dai, sincero. No, ci ha pure appoggiato. messo questo. Se Sì, te lo sì, dici, no. Quindi qual è il Si concetto? faceva male lui, però. Qual è il concetto? Tutto è finalizzato. E ovviamente ci sarà sempre un'evoluzione. Queste tecniche non le usava nessuno, ora le usano tutti, chiaro. sia nella kick che nell'MMA. No, prima ti rompevano pure il cane. Che fa il calcio? Così è sbagliato. Poi da quando Pereira distrugge le persone, mo è bello il calf kick. Sì, Ritornano di moda. Vedi, è la persona che poi rende famosa con le ovvio. tecniche. È l'efficacia della tecnica. E poi la gente, uno vede che è efficace, rischi poco, perché non dovrei Dici, usarla perché anch'io? non devo usare? Mi collegherei prima al discorso, in conclusione mi collegherei al discorso che ha fatto Scat prima. Se quella tecnica gli riesce bene a lui, vuol dire che funziona molto bene su di lui, non vuol dire che funziona bene anche per voi. Quindi ogni fisico ha comunque i suoi metodi, no, di muoversi, i suoi punti forti, punti dolenti, eccetera. Si vede che Scat nell'arco della sua comunque carriera, cazzo, che si è fatto, hai capito che quella è la cosa che funziona per te. Il modo di combattere, Non è che uno deve una- seguire alla lettera proprio No, la il lezione. modo di combattere di un atleta, di un fighter, è più alto, più il lavoro di sartoria. Chiaro. È un lavoro di sartoria. Tailor made. Che bello, Taily Whale. Senpai tailor made. Sailor Moon. No, ti stavo dicendo. Beh, però mi è piaciuto. È così, alta sartoria. sembra il Bruno. Alta sartoria. Senpai Bruno il santo. Good job proprio. Ersate. A Napoli Ersate.
Raga, io sono sopravvissuto a questo video. Ma c'erano i calci alla testa. No, non ci sono più calci, basta. Adesso facciamo abbiamo altro. fatti ganci, non abbiamo fatti tanti. Facciamo altri allenamenti. Mi Il calcio interessa... non la fa, non l'abbiamo fatto. No, vabbè, mi interessava vedere questi colpi in questo video. Ok, mi va bene. Grazie a tutti, raga, per aver partecipato al video. Ci vediamo al prossimo. Grazie Scat per essersi prestato. Senpai Luigi, Senpai Bruno come sempre presente, il nostro come lo Sarto. Il nostro, no, No, non va è il bene nostro sarto. La nostra enciclopedia, il nostro Congiuntivo, assistente. Il nostro Treccani. Il nostro 3 cani e 2 gatti. Il nostro tutto, Senpai Bruno, che ci dà anche la definizione specifica con terminologie molto complesse, molto. Perché mi perdo, infatti. Ogni tanto Ogni tanto gli si girano gli occhi. Vedo i numeri. Scat che viaggia, sai dove sono. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Buon Hajime. Buona Gime. Buon Hajime. Il buon Hajime non si può sentire, cara.